Bene ragazzi, siamo pronti per andare a vedere un faretto del tutto nuovo, spero che ci sia sempre su Amazon, poi ovviamente sapete che lì i prodotti un po' cambiano. Un faretto molto bello, molto compatto, molto economico, ovviamente per uso interviste, perché non ha un raggio d'azione molto lungo, però ha delle caratteristiche interessanti che mo ve le narro e poi andiamo a prendere ovviamente la scatoletta con dentro lui. Innanzitutto abbiamo Kelvin da 2500 fino a 9000, quindi buono. Abbiamo un consumo di 8 watt, quindi non ce ne frega perché tanto possiamo attaccarlo ovviamente col Type-C alla batteria all'interno, quindi si può ricaricare. Abbiamo anche la possibilità di andare in angle, in modalità angle invece di Kelvin, e abbiamo una batteria da 3100 mAh, quindi molto capace come durata ovviamente di accensione, perché ovviamente possiamo anche utilizzarlo a batteria. Bene, detto questo, prima di andare avanti vi chiedo, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Quindi andiamo a vedere innanzitutto cosa c'è in questa scatoluzza e poi ovviamente lo proviamo a dovrare. Bene, siamo pronti per andare a vedere cosa c'è in questa scatola. Molto semplice il suo contenuto, ovviamente l'apriamo, io l'ho già aperta, sfasciata, vedete qua anche quasi per due pezzi, quindi va bene lo stesso. Andiamo ad aprirla, qui dentro c'è il faretto. Ecco, vedete, sono istruzioni, adesso poi le istruzioni non vi servono perché vi dico tutto io. Qua c'è il faretto, vedete qua dentro confezionato, lo andiamo a togliere dopo. Qui c'è diciamo, la copertura che ovviamente fa sì che la luce non vi entri diretta negli oggi, che fa anche male ovviamente. E qui c'è, che l'ho scoperto adesso, la staffetta con la vite da un pollice e un quarto, sempre la stessa cosa, con la possibilità di andarlo a inserire come slittina. E adesso poi andiamo a vedere se c'è la slittina ovviamente. Qua invece c'è il cavetto, come ho detto prima, è USB, quindi andiamo a rimettere dentro queste cose che non ci servono e andiamo subito a vedere ovviamente quello che c'è sia ovviamente sul corpo di questo farettino, che lo faccio subito vedere. Vedete che è bello compatto, vedete, bello praticamente molto come dire slim, come si dice adesso. Quindi andiamo subito a vedere cosa c'è, come funzioni, ma come ho detto è molto semplice. Andiamo a vedere adesso cosa c'è qua sopra. Io mi avvalgo sempre dello zoom ormai di iOS, che mi sembra molto comodo per fare questi tipi di video, senza starci a spaccare la testa con diciamo impostazioni e riprese video che sono praticamente superflue per far vedere queste cose qua. Vado con una zoomatina, vedete come si vede bene. Allora abbiamo il display, ok, qua abbiamo il display, poi vediamo che sul lato abbiamo due comandi, ovviamente abbiamo anche USB-C per andare a inserire la presa di collegamento alla rete. E qui abbiamo i due comandi. Il primo, vedete, è la prima rotellina, si spinge ovviamente in giù e poi si anche va su e giù. Quindi la prima rotellina è praticamente l'accensione e cambia ovviamente i valori da Kelvin a gradi, e la seconda, no, invece su e giù cambia ovviamente anche la direzione dei Kelvin, e questa invece, la seconda invece cambia la percentuale di ovviamente di luce, diciamo dell'intensità. Qua cambiamo anche ovviamente tutti i colori e roba del genere, adesso poi vi faccio vedere. E qua ovviamente, come indica, abbiamo ovviamente la presa USB-C. Ecco, come dicevo, è molto slim, vedete, molto slim. Abbiamo sotto la vite da un quarto di un pollice, quindi possiamo attaccare al cavalletto. Ecco, io ho detto una castronata prima, questo va alla gana, e poi la slitta va all'interno di una fotocamera o di un supporto. Che fischione che ho fatto ovviamente per un fischio incredibile per ovviamente per smartphone. Ecco, la copertura si mette così, abbiamo, vedete qua, il foro, quindi va ovviamente in corrispondenza col foro, perché non possiamo metterla in un modo diverso, ok, sì, magari dall'altra parte, ok, di qua, e combaciano anche ecco, dobbiamo spingerlo fino in fondo perché giù
in fondo c'è un fermo, ok? Quindi lo spingiamo fino in giù perché l'altra volta io non l'ho messo male. Ok, ecco qua, lo stiamo spingendo. Ok, lo spingiamo fino in giù. Ok. No, ragazzi, ho detto una scemata, non dobbiamo spingerlo fino in giù, dobbiamo arrivare a non mi ricordo neanche io l'ho installati, l'ho provati, Mamma mia. Vabbè, devono corrispondere i bocci, ragazzi, in buona sostanza, i buchi. Devono corrispondere i buchi, vedete, corrispondono ovviamente qua, ok, le rotelline, e quando corrisponde tutto, ok, di qua abbiamo un'altra vite da un quarto di un pollice perché possiamo metterli anche ovviamente in verticale. Va bene, procediamo allora con la prima accensione e andiamo a vedere i comandi di base. Ok ragazzi, diamoci un'accensione a questo piccolo faretto, ovviamente le luci che potete vedere sono quelle che è, non vi focalizzate sui colori, solamente che poi se li comprate vi giuro che i colori sono veramente belli. Allora, come si fa? Si clicca questa manopolina per qualche secondo e non si accende più. Cliccato male, no, bisogna centrarla bene. Ecco, si accende e viene fuori ovviamente il display con tutte le varie informazioni, la batteria, abbiamo ovviamente in che modalità è stato, vedete sopra OCT, in che modalità è stato settato in questo momento, quindi siamo Kelvin, c'è la freccia che indica che stavo diciamo andando su e giù con quel valore e sotto abbiamo la percentuale di luminosità. Se io vado adesso a cliccare la rotellina, vedete che cambia la modalità e cambia anche ovviamente il colore della luce. Abbiamo anche la possibilità di andare a fare una flashata. Vedete? Si vede il flash? Sì, sì. Quindi tornando con la rotellina, poi cliccandoci di nuovo, ovviamente ritorniamo nelle altre modalità. Ecco, andando su e giù, in questo caso cambiamo il Kelvin, ma cambiamo anche le altre impostazioni. Se io vado avanti, ovviamente sono RGB, vado avanti, cambio anche qua ovviamente il colore della gradazione. Vedete, non si vede molto bene il colore, ma ragazzi, vabbè, cosa volete fare? Così. C'ho anche la luce esterna, quindi sapete che io sono amante delle luci esterne, anche se ho comprato due farettoni che poi vi faccio vedere. Allora, invece, per ovviamente diminuire la gradazione della luce, vedete la luminosità, clicchiamo, andiamo in giù con questa rotellina, vedete che la percentuale si abbassa, si abbassa, si abbassa, finché la luce ovviamente non viene proprio bassa bassa. Invece se andiamo al 100%, ovviamente la luce risulta ovviamente più luminosa, cioè, più luce. Ora io se clicco adesso qua lungo, il mio faretto si spegne e praticamente finisce qui perché è molto semplice la sua, diciamo, il suo uso, utilizzo. Poi sapete, come tutte le cose, bisogna prenderci la mano, utilizzarlo in qualche, non so, dovete stare in qualche situazione per poterlo usare. Quindi adesso io non faccio altro che darvi un'anteprima, lo andiamo a montare ovviamente su un gimbal con una staffa. La staffa in questione è questa qui, quella che si praticamente con questa rotellona, questa farfallona, questa manopolona si gira e praticamente poi snoda sia le teste, ok, che tutto il resto. Purtroppo il peso di questa staffa non è indifferente, cioè è abbastanza pesante. Quindi per montarla sul gimbal, io parlo dell'OM iSteady M6, non è semplicissimo perché il gimbal tende a crollare da una parte, quindi vi consiglio di mettere, ok, in asse con qui c'è il foretto sì, del quarto di pollice, quindi in corrispondenza dei due piedi, così almeno possiamo, ok, non fargli fare sto lavoro, cioè, anche se lo farà perché è molto molto pesante la storia. Allora, ragazzi, mi correggo, scusatemi, ovviamente nel video avete visto, vedrete che lo monto diverso, ma il gimbal deve essere in asse con un
zampa del cavalletto, un piede ovviamente in linea, così il vostro gimbal non può ovviamente cadere, non così come ho detto nel video. Ok, scusatemi, però nel video ovviamente ormai i giochi erano fatti. Andiamo avanti. Allora, questo lo infilo qua, lo infilo nel boggio e giro, gira col valzer, quindi lo vado a bloccare. Ok, adesso vabbè, si bloccherà bene, se non si blocca bene va bene lo stesso, ragazzi. Poi tiro su questo e vado a mettere, adesso ci mettiamo anche il telefono all'interno, così possiamo vedere se in effetti dove va il faretto, perché ovviamente il faretto poi potrebbe anche picchiare. Ok, io adesso uso l'XS, ma potete usare qualsiasi telefono. Vedete, ecco, questo qua adesso io devo andarlo a mettere in un modo che non picchi ovviamente quando il gimbal gira, e lo posso mettere anche più in esterno se voglio, quindi lo vado a bloccare, così vedete che incomincia a ovviamente andare, ok, andare in un modo che non ci piace, perché incomincia a, lo vedete tutto? Sì, lo metto un po' più qua, forse meglio. E così puc puc, vedete, ok, e quando ci metto questo sarà ancora peggio, perché ovviamente, che l'ho perso in questo momento qua, che ovviamente dovete tenerlo in mano, ovviamente se no cade tutto l'accidenti qua. Quindi dov'è? Qua, allora va bene, mettiamo così, ragazzi. A destra si avvita, a sinistra si svita, ricordate sempre. Ok, vedete che adesso, ok, se lo lascio, ragazzi, ecco, stringo bene qua sotto, ok, e a questo punto questa staffetta qua mi fa anche da, ok, da una presa, quindi questo qua va bene per le interviste. Quindi vado a accendere il mio gimbal, mi allontano un po', perché vado a accendere il mio faretto e sono pronto per fare un'intervista. Vedete? Buonasera, come va? Io sono Gennaro della... Perché? Scusa, ti sblocco subito. Ecco, quindi posso fare le interviste con i miei, diciamo, il mio faretto installato sopra. Vedete che è molto semplice, la staffa poi vi metto in descrizione con i faretti e tutto. E quindi, come dire, è una cosa comoda. Poi, ovviamente, ci mettete il microfono, quello che volete, e siete pronti per l'intervista. Ovviamente esisteranno staffe più comode di questa, però questa, diciamo, la particolarità che ha è proprio quella che gira, vedete anche la testa, io non l'ho fatto vedere ma c'è la rotellina, anche qua c'è il blocco, quindi è molto versatile questa staffa qua, vedete, molto versatile, praticamente potete fare quello che volete voi e quindi possiamo andare alle conclusioni. Bei faretti, bei colori, molto leggero, pesa niente e quindi è trasportabilissimo anche in una borsa, lo potete mettere dentro in uno zaino, quindi è molto, diciamo, portatile. Poi ovviamente avendo un power bank siete a posto per il resto della giornata, che mi sembra che diciamo, la carica, la durata sia un 3 ore, no, mi sembra, adesso non vorrei dire una cretinata. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, mi raccomando che il canale deve crescere, perché se cresce Gennaro ovviamente può anche investire in oggetti da portare sul canale. E poi in ultimo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. E con questo vi abbraccio tutti, a presto!